e tornerò, Gesù con te. Se nell'angoscia più profonda, quando il nemico assale, se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male. Ti invocherò, mio Redentore, e resterò sempre con te. Signore, a te veniam fidenti. Tu sei la vita, sei l'amor, dal sangue tuo siamo redenti. Gesù, Signore Salvator, ascolta tu che tutto puoi. Vieni, Signor, resta con noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio, per gustare la dolcezza del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua fareta. Mi ha detto, mio servo tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto, invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a Lui Giacobbe e a Lui riunire Israele.
poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza. E ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e per ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza, davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Salve, nostro Re, obbediente al Padre, sei stato condotto alla croce come agnello mansueto al macello. Lode e onore a Te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo
è stato glorificato e Dio è stato glorificato in Lui. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi. Mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterà il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato 3 volte. Parola del Signore. Nella prima lettura abbiamo ascoltato il secondo canto del servo di Israele, di Yahweh, servo del Signore. Sono 4 carmi, si chiamano, 4 canti che Isaia presenta e che vengono letti in questo periodo. Il primo lo abbiamo ascoltato domenica, il giorno delle Palme, ieri abbiamo ascoltato il primo ieri, oggi ascoltiamo il secondo, il terzo lo ascoltiamo mercoledì, domani, e il quarto lo ascolteremo il giorno del Venerdì Santo. E in questo secondo canto del servo, sembra alludere a un personaggio incaricato da Dio di riunire Israele, non solo, ma tutte le nazioni della terra. La sua missione è quella di essere luce delle nazioni, di portare la salvezza fino ai confini del mondo. Eppure questo servo, nel quale Dio vuole manifestare la sua gloria, è di fronte ad un fallimento, al senso di pieno inutilità del suo agire. E lui lo dice: invano ho faticato, per nulla, e invano ho consumato le mie forze. Però poi pone la sua fiducia in Dio. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Questo testo di Isaia ci porta molto in profondità nel mistero di Gesù, il servo di Yahweh per eccellenza. Il Vangelo ci parla del tradimento di Giuda. Qualche autore lo chiama il momento in cui lo consegna, Giuda consegna Gesù. E durante quella cena Gesù annuncia questo tradimento. E poi, per indicare chi era, prende un boccone, lo intinge e glielo dà a Giuda. Era un boccone intinto in una specie di pastella che ricordava il fango degli israeliti quando erano in Egitto. E preso il boccone subito uscì. E l'Evangelista annota: ed era notte. È una delle frasi più tragiche di Giovanni, una frase che potrebbe essere anche banale: era notte, era buio, era sera tardi. Ma il buio, la notte è dentro Giuda, Giuda stesso era notte, era il dramma della lotta tra le tenebre e la luce, il dramma di un uomo che aveva incontrato la luce in Gesù, che aveva seguito Gesù. Gesù lo chiama amico,
anche nel momento in cui arrivano le guardie, è il momento in cui Giuda bacia Gesù, gli dice amico. Eppure Giuda non ha saputo stare lì, lasciarsi illuminare dalla luce di Cristo. Ha deviato, non lo ha seguito. E allora, uscito Giuda, Gesù dice che adesso è il momento della glorificazione. Ormai è fatta, ci siamo, il momento è arrivato. Ecco, fra qualche momento arriveranno i soldati per arrestarmi, ma questo è il momento della gloria. Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato. Ecco, il Signore allora ci invita oggi a guardare a Lui, a restare con Lui. Altrimenti se lo lasciamo entriamo nel buio, nella notte. Ecco, Giuda, pur avendo conosciuto Gesù, a un certo punto ha seguito le proprie idee, la propria testa, perché anche gli altri in qualche modo non seguivano più Gesù, però sono stati con Lui e sono maturati nella fede, nella conoscenza. Allora, in questo giorno restiamo uniti al Signore per poter lasciarci illuminare, dalla sua luce. Dio ha un progetto di felicità per ciascun uomo e niente può impedire la sua volontà di salvezza. Dinanzi alle nostre sconfitte confidiamo in Lui e preghiamo. Salvaci, Signore. Salvaci, Signore. Nella Chiesa tu sei amato, ma per la nostra debolezza sei anche tradito continuamente. Aiuta le comunità cristiane a testimoniare il Cristo crocifisso, umiliato ed esaltato. Preghiamo. Salva. Viti, allontana dal cuore dell'uomo la sete del potere che opprime e distrugge. Preghiamo. Salvaci, Signore. Ci scandalizziamo per il tradimento degli altri, ma chiudiamo gli occhi sulle nostre molteplici colpe. Non permettere che qualcuno giudichi e condanni, confidando unicamente in se stesso. Preghiamo. Dividiamo lo stesso pane eucaristico, ma siamo restii a fare comunione con il prossimo. Rendici pane spezzato che, alla sequela del Cristo, sa condividere le ansie e le gioie dell'umanità. Preghiamo. Salvaci, Signore. Padre, non guardare alle nostre colpe, ma alla Tua bontà. Te lo chiediamo per Cristo, che per amore nostro è sceso nelle profondità del dolore e della morte, e ora siede con Te nella gloria per tutti i secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta con bontà, o Signore, l'offerta della tua famiglia. Tu che la rendi partecipe di questi santi doni, fa che giunga a possederli pienamente nel tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua di morte e risurrezione, nei quali è sconfitta la superbia dell'antico avversario e celebrato il mistero della nostra redenzione. Per questo grande mistero le schiere degli angeli adorano la tua gloria e per l'eternità si allietano al tuo cospetto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. il canto numero 454. Ti seguirò, Signore, e nella tua strada camminerò. Ti seguirò nella via dell'amore e donerò al mondo la vita. Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà. Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà. Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore, perché con questo sacramento che ci nutre nel tempo, tu ci renda partecipi della vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. La tua misericordia, o Dio, liberi dalle insidie dell'antico peccato il popolo a te fedele e lo renda capace della santità di una vita nuova, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Numero 318. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Ave, Ave Maria.
Ave, Ave Maria. O Maria purissima, sei l'eletta del Signore. Salva i tuoi figli, guidali al cielo. Sorreggi tu la speranza nel cuore. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Pace e bene, fratelli e sorelle, un caloroso saluto ai confratelli sacerdoti che sono qui sull'altare. Ecco, in particolare a tutti voi che avete fatto probabilmente tanta strada con questo tempo. Ecco, potrei dire vale di più, no? È un sacrificio che dice anche tutto l'amore e l'affetto per il Signore, ma anche per il nostro amato Padre Pio. E naturalmente con tutto il cuore saluto anche coloro che sono a casa, che vivono anche loro mediaticamente il loro pellegrinaggio, certamente con il cuore, per vivere con noi questo momento di preghiera. Oggi, ecco, viviamo queste ultime ore del sabato, già da questo pomeriggio, questa sera entreremo nella domenica, la Domenica delle Palme. Non è l'ultimo giorno di Quaresima, ma ecco, ci apriamo ai riti della Settimana Santa. Con il nostro cuore vogliamo davvero disporci a vivere intensamente i giorni che verranno, chiedendo subito perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che hai fatto di tutti i rinati in Cristo la stirpe eletta e il sacerdozio regale, donaci il desiderio e la forza di compiere ciò che comandi, perché il tuo popolo chiamato alla vita eterna sia concorde nella fede e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io prenderò i figli di Israele dalle nazioni fra le quali sono andati e li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nella loro terra. Farò di loro un solo popolo nella mia terra, sui monti di Israele. Un solo re regnerà su tutti loro e non saranno più due popoli, né saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro iniquità. Li libererò da tutte le ribellioni con cui hanno peccato. Li purificherò e saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Il mio servo Davide regnerà su di loro e vi sarà un unico pastore per tutti. Seguiranno le mie norme, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. Abiteranno nella terra che ho dato al mio servo Giacobbe. In quella terra su cui abitarono i loro padri, abiteranno essi, i loro figli e i figli dei loro figli per sempre. Il mio servo Davide sarà il loro re per sempre. Farò con loro un'alleanza di pace, sarà un'alleanza eterna con loro. Li stabilirò e li moltiplicherò e porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre.
In mezzo a loro sarà la mia dimora, io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Le nazioni sapranno che io sono il Signore che santifico Israele, quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre. Parola di Dio. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane e dite che ha disperso Israele e lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, andranno insieme verso i beni del Signore. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. La Vergine allora gioirà danzando, e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che Gesù aveva compiuto, ossia la risurrezione di Lazzaro, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dissero: «Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i Romani e distruggeranno il nostro Tempio e la nostra nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera?» Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù dunque non andava più in pubblico tra i giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove rimase con i discepoli. Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme
prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e stando nel Tempio dicevano tra loro: che ve ne pare? Non verrà alla festa? Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Fratelli e sorelle, come vi dicevo, il tempo stringe, ci avviciniamo sempre di più a questi giorni santi che ci attendono per essere vissuti intensamente. Ecco, la Pasqua, come anche le celebrazioni più solenni, non solo tali semplicemente perché sono scritti sul calendario. Se non li vivessimo, se non in qualche modo entrassimo nel mistero profondo che questi giorni ci donano, non accade nulla, non c'è nulla di magico, nulla di vero, di autentico, che noi, non siamo pronti a vivere e ad accettare, a realizzare in pienezza. Per cui, le pagine della Sacra Scrittura, anche quest'oggi, ci rivelano davvero tanta ricchezza. Prima di tutto c'è questa profezia, una strana profezia, che viene pronunciata da Caifa. Quest'uomo di Dio, il sommo sacerdote di quell'anno, pronuncia questa espressione: non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? E poi continua questo passaggio del Vangelo di Giovanni. Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Dunque, questa immagine con la quale si aprono le scritture di quest'oggi, tratte dal libro del profeta Ezechiele, di questo desiderio profondo di Dio Padre, di riunire intorno a sé tutte le nazioni, tutti gli uomini di ogni generazione nel segno della pace, è un sogno che si può realizzare grazie al sacrificio di Cristo. E perfino questa persona, Caifa, che avrebbe dovuto cogliere tutta la verità, la pienezza, comunque quasi involontariamente, pronuncia delle parole che partono da un sentimento di astio, ma alla fine comunque è uno strumento e dice esattamente quella verità che noi tutti crediamo. È Cristo che realizza in sé con il suo sacrificio e ci dà la possibilità, di desiderare profondamente un giorno di essere noi testimoni di questo incontro, di ritrovarci nella casa di Dio Padre. Merita questa immagine già da oggi la nostra profonda attenzione. È un'immagine questa del popolo di ogni lingua, di ogni nazione che si ritrova insieme nel vincolo della pace. È una immagine assolutamente profetica che in qualche modo va esattamente contro le immagini che il mondo ci presenta anche in questi giorni e in queste ore, un popolo contro l'altro, ma anche nelle situazioni delle famiglie, dei tanti contesti umani, sociali, questa guerra continua, questo desiderare di andare contro il fratello. Ognuno rivendica il proprio diritto senza semplicemente neppure immaginare quello che è il diritto degli altri, il rispetto dovuto e che è la garanzia della pace. C'è un'altra immagine molto bella che anche l'Apocalisse ci racconta, proprio questa immagine di uomini e di donne che portano un remoscello di ulivo, il segno della pace per eccellenza, con le vesti bianche, vesti che sono state lavate nel sangue dell'agnello, il sacrificio di Cristo.
È Lui, è solo grazie a Lui che questo sogno appartiene alla speranza più grande di tutti noi cristiani. Ecco, la domanda che tutti noi oggi, proprio alla vigilia della Domenica delle Palme, dovremmo porci è questa: ma in questa profezia ci sono anch'io? Perché quando noi parliamo del popolo, delle genti, sì, potrebbe essere comunque un'immagine semplicemente da contemplare, da vedere, ma per noi cristiani, per noi che crediamo, tutto questo è vero se ci sono anch'io in questo quadro, in questa immagine, in questa profezia, proprio io, con la mia storia, anche con la mia fatica di aderire al Vangelo di Gesù, con tutto quello che sono, con la mia salute, con la mia fantasia, ecco, con tutto quello che rappresenta la mia vita, il mio vissuto, la mia speranza. Ci sono anch'io, mi vedo anch'io in questa profezia? Ecco, lo spero con tutto il cuore, lo speriamo con tutto il cuore. Voglio raccontarvi un episodio simpatico del nostro amato Padre Pio. Si era alla vigilia della canonizzazione di Pio X, San Pio X. Pio X era stato Papa negli anni in cui Padre Pio era appena entrato in convento, quando lui nel 1903 era proprio un fraticello di 17 anni e naturalmente in convento aveva la possibilità, di capire anche, gli insegnamenti, il magistero di questo santo Papa. E Pio XII morì purtroppo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, dicono di crepacuore, per il grande dolore di questa cosa bruttissima che era la guerra. Padre Pio aveva sempre conservato nel suo cuore non solo la stima, ma proprio la devozione vera per questo Papa. E negli anni 50 arrivò il giorno in cui Pio XII volle canonizzarlo, qualcosa che noi abbiamo vissuto per esempio con Giovanni Paolo II, no? Nei nostri giorni. E alla vigilia di questa canonizzazione uno dei frati che viveva in questo convento si chiamava padre Tarcisio Zullo di Cervinara, sapendo di questo amore di Padre Pio per Pio X, chiese: Padre Pio, ma tu ci sarai alla canonizzazione? Ecco, per noi oggi muoverci è un po' più facile, anche vivere questi eventi molto belli. Per Padre Pio, non solo per i tempi in cui è vissuto, ma anche, personalmente era un po' difficile spostarsi. E Padre Pio disse: certo che ci sarò. Si lasciò sfuggire questa impressione. Voi sapete che Padre Pio aveva tanti modi per viaggiare, oltre quelli che noi conosciamo. E padre Tarcisio dice: allora andiamo insieme, anch'io ci voglio andare. La cosa diventava un po' più complicata. E Padre Pio con una battuta se ne uscì: ma io il biglietto già ce l'ho, tu vedi di procurartelo, come per dire io so la strada che devo fare. Ecco, ci sono delle cose, degli appuntamenti, delle situazioni che noi tutti vorremmo vivere e anche quelli che la Chiesa ci propone. Nulla avviene, nulla arriva se non lo desideriamo profondamente. Potremmo dire, nei termini della Sacra Scrittura di oggi, il biglietto, se proprio dobbiamo parlare di biglietto, ce lo paga nostro Signore. È Lui che ci spalanca le porte, è Lui che ci invita, ma noi dobbiamo profondamente desiderarlo. Non si arriva in paradiso per inerzia, prima o poi arriverà, non è esattamente così. In paradiso ci andiamo se lo desideriamo profondamente. Il Signore ci porta, è un dono, la salvezza è un dono, ma è un dono che va ricevuto con grande senso di gratitudine e con partecipazione. Ecco, se tutto questo c'è, sono convinto che Padre Pio, come avrà fatto con Padre Tarcisio, un po' a braccetto ci prende e ci porta un giorno per vivere insieme quell'incontro con il Signore che noi tutti desideriamo. Ecco, che sia questo l'augurio per la Santa Pasqua, che tutti noi possiamo un giorno ritrovarci a vivere quel momento bello, quell'ingresso solenne nella casa di Dio con il nostro piccolo ma significativo ramoscello di ulivo.
Se il nostro è un Dio che si rivela, noi che crediamo in Lui dobbiamo essere gli uomini dell'ascolto e della parola. Siamo stati alla sua scuola, ora apriamo cuore e labbra per una preghiera di intercessione e di supplica. Preghiamo insieme, diciamo: attiraci a te, Signore. Attiraci a te, Signore. Ezechiele rivolge ai suoi connazionali in esilio un messaggio di consolazione, perché sappiamo sostenere la fede dei fratelli con le stesse parole di conforto e con la stessa tenerezza che Dio usa con noi. Preghiamo. Attiraci a te, Signore. Anche Geremia, dopo tanti vaticini di sventure, ha avuto espressioni di serenità e chiare parole di incoraggiamento, perché anche nelle ore più buie la nostra fede trovi modo di riconoscere il beneplacito di Dio e di guardare a Lui con inalterabile speranza. Preghiamo. Attiraci a te, Signore. Caifa ci insegna che Dio può scegliersi profeti e annunciatori della sua verità quando e dove meno ce lo aspettiamo, perché ci rendiamo attenti e pronti a cogliere un insegnamento salutare da qualunque parte ci venga proposto. Preghiamo. Attiraci a te, Signore. A pochi giorni ormai dalla sua passione, Gesù ci intrattiene a Efraim con i suoi discepoli, perché nelle diverse difficoltà sappiamo ravvivare la solidarietà con i parenti e gli amici. Preghiamo. Attiraci a te, Signore. Accetti il Signore i suffragi che gli presentiamo, per Tonino, Giovanni e per tutti i nostri morti. Preghiamo. Attiraci a te, Signore. Amabilissimo Gesù, al rifiuto e all'odio dei tuoi nemici hai risposto con l'esercizio della prudenza e la riconferma della tua volontà di portare a termine l'opera a te assegnata dal Padre. Elargisci anche a noi la grazia di perseverare nella tua sequela contro ogni insidia di stanchezza e di paura, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Presentiamo a te perché diventi per noi denaro di salvezza. Hai grande amore per colui che te invoca. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo in questo digiuno quaresimale, perché la loro forza di purificazione ci renda degni della tua grazia e ci conduca alla eternità da te promessa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta
nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per la passione salvifica del Tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della Tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a Te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osana nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osana nell'alto dei cieli. Veramente santo sei Tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la Tua morte, Signore, proclamiamo la Tua risurrezione nell'attesa della Tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati, nella speranza della resurrezione e nella Tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del Tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna
insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Padre Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nella unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, per questo sacramento di salvezza fa che entriamo in comunione con la tua vita divina. Per Cristo nostro Signore. Amen. Abbi pietà, o Padre, della tua Chiesa in preghiera. Guarda con amore i fedeli che volgono a te i loro cuori e non permettere che siano schiavi del peccato né oppressi dalle avversità, quanti hai redento con la morte del tuo Figlio unigenito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Santa giornata a tutti voi. Sotto il tuo manto, nella tua protezione, Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio. Santa Madre del Redentore,
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni per essere il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Contempliamo i misteri gloriosi. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. Di buon mattino le donne si recarono alla tomba, trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore. Mentre erano ancora incerte, ecco 2 uomini apparire in veste sfolgoranti. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Dagli Atti degli Apostoli. Gesù si mostrò vivo dopo la sua passione, con molte prove, apparendo agli Apostoli per 40 giorni. Poi fu elevato in alto, ed ecco 2 uomini in bianche vesti si presentarono a loro e disse: questo Gesù tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla
la discesa dello Spirito Santo su Maria Vergine e gli Apostoli riuniti nel cenacolo. Dagli Atti degli Apostoli. Apparve loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti ripieni di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo dal Concilio Vaticano II. Al termine della sua vita terrena, l'Immacolata Madre di Dio, Maria Sempre Vergine,
è stata assunta in cielo, corpo ed anima, nella gloria celeste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima e la gloria di tutti i santi. Dal libro dell'Apocalisse. Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi essuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre sempre Vergine, prega per noi. Madre senza macchia, prega per noi. Madre amabile, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna d'onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. specchio della giustizia, prega per noi. sede della sapienza, prega per noi. causa della nostra letizia, prega per noi. dimora dello Spirito Santo, prega per noi. vaso degno di onore, prega per noi. modello di vera pietà, prega per noi. rosa mistica, prega per noi. torre di Davide, prega per noi. torre d'avorio, prega per noi. casa d'oro, prega per noi. arca dell'alleanza, prega per noi. porta del cielo, prega per noi. stella del mattino, prega per noi. salute degli infermi, prega per noi. rifugio dei peccatori, prega per noi. soccorso dei migranti, prega per noi. consolatrice degli afflitti, prega per noi. aiuto dei cristiani, prega per noi. regina degli angeli, prega per noi. regina dei patriarchi, prega per noi. regina dei profeti, prega per noi. regina degli apostoli, prega per noi. regina dei martiri, prega per noi. regina dei confessori, prega per noi. regina dei vergini, prega per noi. regina di tutti i santi, prega per noi. regina concepita senza macchia originale, prega per noi. regina assunta in cielo, prega per noi. regina del Santo Rosario, prega per noi. regina della famiglia, prega per noi. regina della pace, prega per noi. regina delle missioni, prega per noi. regina dell'ordine serafico, prega per noi. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi, prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e resurrezione, i beni della salvezza eterna. Concede a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono, per Cristo nostro Signore. Amen. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pietro e Pietrelcina, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
sei la nostra speranza, non resteremo confusi in te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari sorelle e fratelli, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Pace e bene, fratelli e sorelle, benvenuti a questa celebrazione, in questa terza domenica della Quaresima, questo cammino verso la Pasqua. Vogliamo viverlo insieme anche con quelli che ci seguono attraverso Padre Pio TV. E questa sera iniziamo questa nuova settimana accompagnati dalla presenza di Fra Alessandro che viene dalla Liguria, da Genova, insomma qualche cosa di vicino al mare, quindi l'acqua. E lui già è stato qui, quindi bentornato, quindi ci accompagnerà durante questa settimana con le riflessioni sulla parola di Dio, soprattutto anche con la preghiera in comune insieme, e vogliamo sempre più impegnarci a vivere questa comunione totale con il Signore Gesù, approfittando di questi nostri fratelli che hanno tanti altri impegni. Sapete, lui è stato scelto come consigliere di una nuova provincia cappuccina. Tutto il nord-ovest è diventato tutta una grande provincia: Milano, Torino, Genova, Aosta e anche un po' della Svizzera. Sarà tutta una grande provincia dei frati, e lui è stato scelto da ministro generale come consigliere tra gli altri, e quindi gli auguriamo tanto bene anche di questo servizio che è importante per animare la vita fraterna ed essere insieme. Quindi la preghiera, lui farà la preghiera per noi e noi vogliamo impegnarci a pregare per lui e per questa nuova realtà che serve per far crescere la vita fraterna dei frati cappuccini del nord-ovest. Grazie Fra Alessandro e buona celebrazione. Grazie. Grazie a Padre Rinaldo, grazie alla fraternità. Io dopo l'esperienza dell'anno scorso ero tranquillo, ho detto non mi chiameranno più, invece voi siete recidivi e zucconi e mi avete richiamato. Io ben volentieri torno per la devozione che ho per Padre Pio. Per questo incarico che mi hanno chiesto ho detto ai miei confratelli vado un po' a piangere da Padre Pio, perché è un incarico di responsabilità, di fiducia, che però appunto chiedo di essere accompagnato da Padre Pio, da voi nella preghiera. Ringrazio anche, scusate, la mia fraternità perché mi ha permesso di assentarmi una settimana. Nelle nostre fraternità le forze sono sempre poche, però ecco, ringrazio davvero di cuore il mio guardiano e i miei frati che mi hanno concesso di essere qua. E sono contento di vivere qua assieme a voi questa Quaresima, questo piccolo pezzetto di Quaresima che però come tutti i pezzetti ha la sua importanza. Se manca questo, manca qualcosa. E quindi iniziamo questa santa celebrazione chiedendo al Signore che ci aiuti a vivere davvero questo pezzetto che facciamo assieme con fede e con tanta fiducia nel suo amore. Fratelli e sorelle carissime, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua da Lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Dio onnipotente ed eterno, Tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, sorgente di vita e principio di purificazione, anche l'anima fosse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. In questo giorno a Te consacrato, benedici quest'acqua perché diventi segno della Tua protezione. Rinnova in noi, o Signore, la fonte viva della Tua grazia e difendici da ogni male del corpo e dello spirito, perché veniamo a Te con cuore puro per ricevere la Tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Dio Onnipotente, ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, fonte di misericordia e di ogni bene, che hai proposto a rimedio dei peccati il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna, accogli la confessione della nostra miseria, perché, oppressi dal peso della colpa, siamo sempre sollevati dalla tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percorso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te, sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani di Israele, e chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti, e perché misero alla prova il Signore dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Entrate prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani.
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi dell'acqua viva, perché io non abbia più sete. Gloria a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Gli dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero.
Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: Sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno, tuttavia, disse: Che cosa cerchi o di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: Qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Pace e bene ancora, fratelli e sorelle. Un po' lungo questo Vangelo, un po' complicato. In più io sono stato dispettoso perché ho letto la forma lunga, quindi non ho risparmiato neanche una riga. È un po' complicato perché movimenti, dialoghi, cambi di tema. Però vediamo di cercare di capirci qualcosa. Io vi dico quel poco che ho capito io, non è che ho molto di più. Mi piace però iniziare da questo momento del Vangelo di Giovanni. Giovanni, sapete, quello che inizia col prologo: in principio era il verbo era Dio, il verbo era presso Dio, quindi il manifesto, ma poi il Vangelo inizia con una serie di incontri. E mi piace che questa Quaresima prosegui con questo Vangelo che ci parla di incontri. E incontra ad esempio le nozze di Cana, il primo episodio della vita di Gesù narrata da Giovanni, dove Maria riconosce la gloria del figlio. Donna, non è ancora la mia ora. E la madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Poi va al Tempio e lì in Tempio incontra i farisei e scaccia i mercanti dal Tempio. E lì i farisei non riconoscono tanto quella gloria che invece Maria ha riconosciuto. Poi c'è Nicodemo, vi ricordate? Il capo dei Giudei, uno dei capi dei Giudei, che ha quella fede lichelach, perché va di notte da Gesù, perché intuisce che c'è qualcosa. E Gesù lo incontra e gli dice: Nicodemo, se un uomo non rinasce dall'alto con l'acqua e lo spirito, e ha quel dialogo.
E poi incontra questa donna. Nel Vangelo di Giovanni Gesù inizia con una serie di incontri in cui qualcuno lo riconosce e qualcuno no. Qualcuno intuisce e magari fa fatica a seguire, la fede imperfetta ancora di Nicodemo, e qualcuno lo allontana. Qual è il particolare però dell'incontro con la Samaritana? Che è la prima che lui incontra straniera. Maria, i suoi discepoli, quelli che saranno con lui alle nozze, nel Tempio, Nicodemo, incontrerà anche Giovanni Battista, o meglio, lo vedranno i suoi discepoli. Sono tutti del suo popolo. Qui incontra una straniera, non solo straniera, ma una che per un giudeo devoto e pio era come il fumo negli occhi. Peggio che gli stranieri idolatri. Perché? Perché i samaritani avevano la pretesa di adorare lo stesso Yahweh, lo stesso Dio dei giudei, solo che in una forma che i giudei non accettavano, su un altro monte, non nel Tempio di Gerusalemme, ma su un altro monte. È la straniera, siamo noi, sta venendo verso di noi, viene a incontrare qualcuno che non fa parte dei suoi, un peccatore, una pagana, una che ha una fede sbagliata. Questa donna sta andando al pozzo con la sua anfora e trova Gesù seduto, che è stanco. I versetti di prima che non abbiamo letto dicono che Gesù è seduto ed è stanco e ha sete. E dice: donna, dammi da bere. E lei lo guarda e gli dice: lo stai chiedendo a me? Hai visto chi sono? Hai visto che io sono una samaritana e tu si vede benissimo da come sei vestito che sei un giudeo? E lui: se tu sapessi chi ti chiede da bere, chiederesti tu a lui di darti da bere. Inizia un dialogo. Gesù incontra questa donna ed inizia un dialogo, in cui piano piano è il dialogo della fede, la guida. La guida. Come mi daresti da bere? Non c'hai neanche il secchio. Non c'hai neanche il secchio, vuoi darmi tu da bere? La stuzzica e lei provoca e lei risponde. E lui gli dice, e va avanti il dialogo. Se li ripercorriamo non basta il tempo. E inizia piano piano a entrare nel cuore di questa donna. Questo è un racconto particolare perché c'è tanta acqua. Si parla in continuazione di acqua, che sicuramente è un richiamo al nostro battesimo. Però, domanda di catechismo a livello avanzato. Vi ricordate nella Bibbia come avvengono i grandi incontri tra l'uomo e la donna e tra i patriarchi? Dove si incontrano Isacco e Rebecca, Giacobbe e Rachele, Mosè e Zippora? Dove si incontrano? Al pozzo. Questo che ci sta raccontando Giovanni è uno sposalizio, è un racconto d'amore, è un racconto di qualcuno che si incontra e si dà qualcosa di speciale. Dobbiamo leggere, una delle chiavi di lettura è questa, l'alleanza. Gesù sta andando da una straniera, sta andando da un peccatore e gli sta proponendo l'acqua che è viva. L'acqua che se ne bevi zampilla anche negli altri. Zampilla anche negli altri. Questa è la grandezza dell'incontro che oggi la liturgia ci propone. Di un Gesù che ripercorre con noi lo sposalizio, l'incontro per una fedeltà che ci si promette l'uno o l'altro. Lui in maniera divina, noi da peccatori, fallace, ripetibile, rivedibile sempre. L'acqua che io gli darò diventerà una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. E la donna gli dice: dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e continui a venire qui ad attingere. Gesù, dammi quest'acqua, perché sono stanca, sono stanco, perché continuo ad andare ad attingere a un pozzo che non mi disseta e faccio fatica. Dammi di quest'acqua che mi toglie la sete.
entra in dialogo e si lascia conquistare. E Gesù se ne esce con una frase che apparentemente non c'entra niente. Va a chiamare tuo marito. Va a chiamare tuo marito. Apparentemente nel dialogo che abbiamo seguito finora non c'entra molto. E lei gli dice, immagino che inizia a fare un po' a tirarsi un po' indietro, io non ho marito. E lui: hai detto bene, ne hai avuti 5 e ora stai con un uomo che non lo è. Interessante, è la prova. Alle parole segue un detto che dimostra che Gesù qualcosa di speciale ce l'ha. E lei: vedo che sei un profeta, ben di più capirà. E alla fine del secondo dialogo inizierà a dire: ho sentito dire che deve venire il Messia. E Gesù gli ha detto: i veri adoratori saranno in spirito e verità. Non è luogo di tempio, non è luogo di chi ha il tempio giusto o sbagliato. In spirito e verità. E a quel momento lei deve allontanarsi. Avete presente quando facciamo quelle scoperte che non riusciamo a tenerle dentro? Il classico è quando una nuova vita entra in famiglia, quando qualcuno partorisce o rimane incinta, dobbiamo dirlo perché queste notizie sono di vita, l'acqua viva, sono incontenibili e va dai suoi. E questa acqua che sembra zampillare, effettivamente inizia a zampillare da lei. Questo spirito che lei ha ricevuto nel dialogo con Gesù e nel farsi mettere in discussione da lui, va dai suoi e che cosa dice? Ho incontrato uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non è mica vero che gli ha detto tutto. Non gli ha mica detto tutto quello che ha fatto. Gli ha detto solo del marito. Gli ha detto solo del marito. Ma è stata talmente totalizzante questa esperienza, è stata talmente piena che per lei è come se gli avesse detto tutto. E probabilmente Gesù è andato a toccare proprio quel tutto che aveva dentro, che gli pesava. 5 matrimoni non penso che siano una passeggiata. E stare ancora con un uomo che non è tuo marito, penso che fosse un qualche cosa che la donna viveva con disagio. È andato al cuore della sua esistenza e per lei ha toccato tutto. Perché questa è l'esperienza che facciamo quando Gesù interviene nelle nostre vite. E chiama altri e tornano da Lui e dicono: non crediamo più per quello che ci hai detto. Questo Vangelo che racconta di questo incontro, di questo Gesù che viene incontro e che si fa trovare e propone di unirsi a Lui, di sposarci con Lui, mi fa venire, e chiudo, in mente un mio confratello, Fra Michelangelo, da Vene di Rialto, un paesino dell'entroterra della Liguria. Fra Michelangelo è un frate che è mancato 2 o 3 mesi fa, era un frate non sacerdote, una persona molto semplice, aveva a malapena la quinta elementare, ha passato la vita da religioso, da frate, a lavorare nell'orto, nei nostri orti. Sapete che noi abbiamo le fasce, i muretti a pietra, poi è stato nelle cucine, ha sgobbato tutta la vita. È morto piegato, la schiena ormai l'aveva abbandonato da tempo. E aveva un grande amore nella vita, che era la Madonna. E costruiva rosari, ha costruito migliaia e migliaia di rosari e li distribuiva perché nei pellegrinaggi, e lui rideva perché diceva: i miei rosari sono in tutto il mondo, ma ne ha fatti tutta la vita, ha fatto rosari. Balbettava in maniera molto forte, poi era riuscito un po' a superarla perché da bambino, giocando nei campi, gli era esplosa una mina vicino, era ai tempi della guerra. E lui si era spaventato talmente tanto che gli era rimasta questa balbuzia che l'ha di fatto invalidato per tanto tempo della sua vita. Poco prima di andare nel nostro convento, noi abbiamo dei conventi attrezzati per i frati infermi, poco prima di andare in questo convento 2 sue amiche lo aiutano a scrivere un libro. Lui vuole scrivere lasciare qualche memoria. È un libro che io ho ripreso in mano proprio perché è mancato e cercavo un po' dei suoi ricordi, che non ha né capo né coda, un po' come lui, era un tipo molto originale. E dentro questo libro ci sono le ricette, perché era cuoco, e c'era le tecniche dell'orto, come costruire i muretti. Alla fine gli fanno 2 domande. Fanno a Fra Michelangelo 2 domande. La prima riguarda la vocazione. E gli chiedono: Fra Michelangelo, la vocazione che cos'è?
quali caratteristiche, cercano di capire per lui cos'è stato. E lui nella sua umiltà, era un frate molto umile, dice: onestamente io non so bene cosa sia una vocazione. Onestamente io non ho ben capito cosa sia una vocazione, però ho capito una cosa, ed è una frase che mi è rimasta scolpita e ve la lascio anche a voi. Nella semplicità di un uomo che sapeva a malapena leggere e scrivere. Ho capito che la vita ti viene incontro in ciò che cerchi. Ho capito che la vita ti viene incontro in ciò che cerchi. È una frase teologicamente bellissima. Che cosa stiamo cercando? Chi sto cercando in questa Quaresima? Nella mia vita cosa cerco? È lì, perché c'è qualcuno che sta morendo dalla voglia e dalla sete di incontrarmi, che io lo stia cercando. Allora coraggio, fratelli e sorelle, cerchiamo il Signore, cerchiamo quest'acqua viva che ci toglie la sete, perché è l'unica che ce la può togliere, è l'unica che ci può veramente dare quella pienezza in cui ci sentiamo capiti nel tutto, nel profondo. Cerchiamo Gesù. Cerchiamo Lui e ci succederà come a quella donna, quella samaritana, che Giovanni riporta un particolare che sfugge, ma è fondamentale, come tanti dettagli nella vita alla fine sembrano dei dettagli. Quando questa donna corre verso i suoi, l'anfora la lascia lì e lasciata l'anfora corse in città. Bevuta l'acqua di Dio, bevuta e fatta esperienza di quest'acqua viva, la vecchia anfora non le serve più, perché un'altra acqua le ha dato sapore, un'altra acqua l'ha dissetata, e ciò che ci è sempre pesato e ciò che ci abbiamo cercato finalmente lo troveremo nella persona e nel luogo giusto, e la vecchia anfora non ci servirà più. Fratelli e sorelle, rinnoviamo la nostra fede con il simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, la preghiera è un atto reciproco di amore fra noi e Dio. Come la Samaritana, portiamogli la nostra vita, perché il Signore la orienti al nostro vero bene. Preghiamo insieme dicendo: accoglici nel tuo amore, Signore. Accoglici nel tuo amore, Signore. Per la Chiesa, sia comunità di ascolto paziente e sereno, perché ogni persona trovi in essa un porto sicuro dove trovare accoglienza e misericordia. Preghiamo. Accoglici nel tuo amore, Signore. Per i sacerdoti, ministri del perdono di Dio, si accostino con delicatezza alle persone che chiedono ascolto, direzione di vita, nuova speranza. Preghiamo. Accogli nel tuo amore, Signore. Per le autorità giudiziarie, nello svolgimento del loro dovere, non dimentichino il rispetto dell'altrui dignità.
Preghiamo. Accoglici nel tuo amore, Signore. Per ciascuno di noi possiamo trovare spazio e tempo per una preghiera sincera del cuore, così da sentirci illuminati dalla grazia di Dio. Preghiamo. Accoglici nel tuo amore, Signore. Signore Gesù Cristo, come hai accolto la donna samaritana, l'hai ascoltata e hai purificato le sue intenzioni, ascolta ed esaudisci la nostra preghiera, soprattutto quella che conserviamo nel cuore, ma che tu conosci e apprezzi. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Se voi avete fame di me vi sazierò, se voi avete sete io vi desiderò. Portate pane e vino, io me ne cambierò. Resurrezione per tutti voi sarò. O voi che siete stanchi io vi ristorerò, o voi che siete oppressi io vi libererò. La pena e la fatica su me le prenderò, il peso del dolore in gioia cambierò. Se tu l'offerta porti ma resta l'odio in te, perdona tuo fratello, poi torna qui da me. Non sai che questo pane che scivola ogni tanto, il lievito di pace e di Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve nelle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Per questo sacrificio di riconciliazione, o Padre, rimetti i nostri debiti e donaci la forza di perdonare i nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro.
Egli, chiedendo alla Samaritana l'acqua da bere, già aveva suscitato in lei il dono della fede, e di questa fede ebbe sete così grande da accendere in lei il fuoco del tuo amore. Per questo mistero anche noi ti rendiamo grazie e, uniti agli angeli, proclamiamo con il canto le tue meraviglie. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, Tu è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Pace, fratello, sei bravissimo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e Dio salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.
Preghiamo. O Dio, che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Guida, o Signore, i cuori dei tuoi fedeli. Nella tua bontà concedi loro la grazia di rimanere nel tuo amore e nella carità fraterna per adempiere la pienezza dei tuoi comandamenti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La sete del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sostegno,
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni in presto mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Contempliamo i misteri gaudiosi. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annuncio dell'angelo a Maria Santissima. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo, entrando da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
Dal Vangelo secondo Luca. Mentre si trovavano in quel luogo, Betlemme, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Quando egli ebbe 12 anni, salirono di nuovo a Gerusalemme, secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni di festa, mentre riprendevano la via di ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli e figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo Dio, Abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, Abbi pietà di noi. Santa Trinità unico Dio, Abbi pietà di noi. Santa Maria, Prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Prega per noi. Madre di Cristo, Prega per noi. Madre della Chiesa, Prega per noi. Madre della Misericordia, Prega per noi. Madre della Divina Grazia, Prega per noi. Madre della Speranza, Prega per noi. Madre Purissima, Prega per noi. Madre Castissima, Prega per noi. Madre sempre Vergine, Prega per noi. Madre senza macchia, Prega per noi. Madre amabile, Prega per noi. Madre ammirabile, Prega per noi. Madre del buon consiglio, Prega per noi. Madre del Creatore, Prega per noi. Madre del Salvatore, Prega per noi. Vergine prudentissima, Prega per noi. Vergine degna d'onore, Prega per noi. Vergine degna di lode, Prega per noi. Vergine potente, Prega per noi. Vergine clemente, Prega per noi. Vergine fedele, Prega per noi. specchio della giustizia, Prega per noi. sede della sapienza, Prega per noi. causa della nostra letizia, Prega per noi. dimora dello Spirito Santo, Prega per noi. vaso degno di onore, Prega per noi. modello di vera pietà, Prega per noi. rossa mistica, Prega per noi. torri di Davide, Prega per noi. torre d'avorio, Prega per noi. cassa d'oro, Prega per noi. arca dell'alleanza, Prega per noi. porta del cielo, Prega per noi. stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. soccorso dei migranti, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei confessori, Prega per noi. regina dei vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza macchia originale, Prega per noi. regina assunta in cielo, Prega per noi. regina del Santo Rosario, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. regina della pace, Prega per noi. regina delle missioni, Prega per noi. regina dell'ordine serafico, Prega per noi. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Perdonaci, o Signore. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Esaudiscici, o Signore. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Abbi pietà di noi, prega per noi, Santa Madre di Dio. affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e resurrezione, e i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio de Pietrelcina, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Ognuno di noi è qua per i suoi motivi. Ognuno di noi è venuto a San Giovanni Rotondo perché magari vive qua o in pellegrinaggio e alla TV che ci sta guardando. Ma sicuramente, per quanto possano essere diversi i motivi, uno ci accomuna tutti, che cerchiamo Lui, che lo stiamo cercando. E siamo qui perché abbiamo un esempio di un uomo che per 50 anni ha vissuto l'amore di Cristo su di sé. Chiediamo al Signore che in questa santa celebrazione ci aiuti veramente a sentirlo e a scoprirlo presente nelle nostre vite. Chiediamo perdono per tutte le volte che non ci siamo accorti della sua presenza in noi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. Nella tua continua misericordia, o Padre, purifica e rafforza la tua Chiesa e poiché non può vivere senza di te, guidala sempre con la tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Naaman, comandante dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore e stimato, perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la salvezza agli aramei. Ma quest'uomo prode era lebbroso. Ora bande aramee avevano condotto via prigioniera dalla terra di Israele una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naaman. Lei disse alla padrona: «Oh, se mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò a riferire al suo signore: «La ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così». Il re di Aram gli disse: «Va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele». Partì dunque, prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 mute di abiti. Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: «Orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra». Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: «Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciato le vesti? Che l'uomo venga da me, saprà che c'è un profeta in Israele». Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: «Va, bagnati 7 volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato». Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, certo, verrà fuori e, stando in piedi, invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lebbra. Forse l'Abanà o il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi?» Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai purificato». Egli allora scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Manda la tua luce e la tua verità,
Siano essi a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Verrò all'altare di Dio, a Dio, mia gioiosa esultanza. A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nazaret: in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman, il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Pace e bene, fratelli e sorelle. Mi sembra che sia opportuno che la liturgia oggi ci aiuti a meditare un po' e provare ad apprendere qualcosa da queste parole che ci dona il Vangelo. Perché mi sembra che questo Vangelo ci parli di un rischio in cui rischiamo di incappare tutti, a meno, io ci incappo. Gesù è a casa sua, Gesù è a Nazaret e tutti lo conoscono. E tutti lo conoscono. Per chi è? Sei il figlio di Giuseppe, i tuoi fratelli, le tue sorelle sono qui, vivono in città con noi, in paese con noi. Gesù, noi ti conosciamo e adesso con che autorità ci vieni a dire che sei cresciuto insieme a noi? È il grande rischio che commettiamo un po' tutti, quando pensiamo di sapere benissimo chi abbiamo di fronte e lo incateniamo al giudizio e all'immagine che abbiamo di Lui. Quante volte
Quante volte capita, fratelli e sorelle, di mettere un'etichetta a una persona e non riusciamo più a levargliela e facciamo fatica a vederlo con occhi diversi questa persona. I suoi compaesani non riescono a fare il salto, non riescono a vedere in Gesù il Messia, colui che sta andando verso di loro per portargli la salvezza, la parola di salvezza. E Luca non lo dice, Marco lo dice nel suo Vangelo. E per questo non poté compiere miracoli, non poté compiere molti miracoli a Nazareth, perché i suoi non gli credevano, perché i suoi non hanno riconosciuto in lui il Figlio di Dio. Fratelli e sorelle, rischiamo di farlo anche noi proprio con Gesù questo. Quante volte ci accostiamo alla parola di Dio e mentre ci viene letta già siamo alla fine. Ma sì, questa parabola la conosco, ma sì, questo lo so. E tac, partiamo su un binario da cui non riusciamo a venire fuori. E sapete qual è il problema più grande? A mio avviso, ma mi sembra che questo sia il rischio più grande che corriamo. È che in realtà non muore solo la persona da cui non riusciamo a cambiare l'etichetta, ma i primi a morire siamo noi, nel non permettere all'altro che lo guardiamo, di guardarlo con occhio diverso. Il primo a morire siamo noi, che non permettiamo alla provvidenza di agire, che non permettiamo al cuore di Gesù di entrare nel nostro. Questo è il grande problema. Siamo noi che quando blindiamo una persona o Gesù in uno schema ne moriamo sotto. Perché se c'è una cosa che è venuto a fare Gesù è a portare novità, è a scompaginare gli schemi, a rompere le nostre abitudini, questo è venuto a fare. E mi sembra che il Vangelo ci dica questo. Adesso uso una conclusione un po' forte, ma capitemi. Sapete chi ha fatto questo? Giuda. Giuda ha fatto questo, che non è riuscito a riconoscere il Messia in Gesù, perché il Messia per lui era ben schematico. Doveva essere il Salvatore che con la spada, brandendo la spada e guidando il suo popolo, portava la liberazione e la salvezza. E chi è morto? È morto lui, perché il suo schema l'ha ucciso. Io sto alla porta e busso, io faccio nuove ogni cosa. Forse è questo il messaggio per questa Quaresima. Lasciamoci provocare da questo Gesù che sta venendo e forse ci propone qualcosa di diverso da quello che abbiamo in mente. Pensiamo a Naaman, il Siro, che pensava ovviamente, secondo il suo stato dignitario, è andato dal re e chi non l'avrebbe fatto? Quelli erano i suoi pari. E il re reagisce così, si straccia le vesti, pensa che sia un trabocchetto. E interviene Eliseo e gli propone di bagnarsi nel Giordano, che rispetto ai fiumi che conosce lui, che Naaman, è un rigagnolo. E gli dice, ma con tutti i fiumi che io ho, tu mi proponi di bagnarmi 7 volte in questo. Però lo fa. E forse tutti i fiumi che lui aveva a casa sua erano molto più belli e più rigogliosi e più ricchi di acque, ma guarisce in quel rigagnolo. In quello che ai suoi occhi è un rigagnolo. Capite? Io vorrei capirlo, spero che voi ci arriviate più di me. Lasciamoci stupire da Gesù, che forse ci propone cose che non pensiamo, che forse ci propone per questo cammino di Quaresima cose che non avremmo previsto e che ci sconvolgono un po', ma non chiudiamoci nei nostri schemi, perché poi lo scotto lo paghiamo noi, che ci perdiamo la bellezza della grazia, che ci perdiamo la bellezza di un abbraccio che ci sta aspettando, che rischiamo di non cogliere fino in fondo che questo Figlio di Dio è morto per noi, perché ci ha dato la vita per noi, ha dato la vita per ciascuno di noi. Cosa imprevedibile anche questa, adesso che ci penso. Il Figlio di Dio che viene per stare con noi e dona la sua vita a noi. C'è qualcosa di più bello, c'è qualcosa di più scombussolante ai nostri pensieri. Lasciamoci stupire da Dio
Lasciamoci conquistare dalla sua fantasia, dal suo modo di entrare nei nostri cuori, perché è questo che ci sta chiedendo. Io sto alla porta e busso, vieni a bagnarti nel fiume con me. Fratelli e sorelle, compì un lungo viaggio Naaman per raggiungere la casa di Eliseo. Noi già ci troviamo raccolti nella dimora di Dio. Non abbiamo che da rivolgere a Lui invocazioni e suppliche. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per riacquistare la salute, Naaman dovette uscire fuori dalla sua terra, perché ci prepariamo al precetto e al sacramento della riconciliazione, decisi a farla finita con i nostri vizi. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Non fu facile per il generale siriano vincere l'orgoglio e presentarsi ad un profeta straniero, perché nel sacerdote che ci ascolta e ci perdona sappiamo sempre e solo vedere un ministro della misericordia di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Un levita, costretto a vivere lontano dalla patria, ha espresso sofferenza e anelito per il Tempio di Gerusalemme, perché dopo la colpa che ci allontana da Dio e dalla comunità, ci facciamo premura di ritrovare nel sacramento del perdono unione con il Signore e con i fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Non tocca a noi giudicare. Certo che l'atteggiamento degli abitanti di Nazaret verso il Signore lascia sgomenti, perché nessuno di noi chiuda la mente alla luce e il cuore alla grazia. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Dopo la morte c'è un'unica sofferenza, la possibile lontananza da Dio. Siano da essi preservati Antonio e Stefano e tutti i nostri defunti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Onnipotente Signore, nella celebrazione di questi santi misteri, fa che ti sentiamo come il Dio della gioia vera e del giubilo profondo, perché sei il Dio del perdono per quanti anelano a te con sincerità di cuore e si stringono con devozione attorno al tuo altare. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Trasforma per noi, o Signore, in sacramento di salvezza l'offerta che ti presentiamo come segno del nostro servizio sacerdotale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra.
Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te
Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.
Preghiamo. La comunione al tuo sacramento ci purifichi, o Signore, e ci raccolga nell'unità e nella pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. La tua mano, Signore, protegga questo popolo in preghiera, lo purifichi e lo guidi, perché con la tua consolante presenza giunga ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. E vi benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona serata, pace e bene. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Contempliamo i misteri della luce. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questo è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla il miracolo di Gesù alle nozze di Cana. Dal Vangelo secondo Giovanni. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio e l'appello alla conversione. Dal Vangelo secondo Marco. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù. 6 giorni dopo, dal Vangelo secondo Marco, 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Marco. Prendete, questo è il mio corpo, e disse loro, questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli e figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo, Dio. Abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo, Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo, Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre Vergine, prega per noi. Madre senza macchia, prega per noi. Madre amabile, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna d'onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della giustizia, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Dimora dello Spirito Santo, prega per noi. Vaso degno di onore, prega per noi. Modello di vera pietà, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Tori di Davide, prega per noi. Tori d'avorio, prega per noi. Casa d'oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Soccorso dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi.
Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, Prega per noi. Regina dei martiri, Prega per noi. Regina dei confessori, Prega per noi. Regina dei vergini, Prega per noi. Regina di tutti i santi, Prega per noi. Regina concepita senza macchia originale, Prega per noi. Regina assunta in cielo, Prega per noi. Regina del Santo Rosario, Prega per noi. Regina della famiglia, Prega per noi. Regina della pace, Prega per noi. Regina delle missioni, Prega per noi. Regina dell'ordine serafico, Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi, prega per noi, Santa Madre di Dio. affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, e riposino in pace. Amen. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio de Pietrelcina, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
con la stima di 40 ducati. Rimasto invenduto anche dopo il tentativo di affidarlo all'intermediazione di Jacopo Sansovino, Lotto lo donò al santuario. È ora visibile nella sala del Museo Pontificio Santa Casa dedicata al pittore. Concludiamo la nostra puntata ricordandovi di collegarvi con il Santuario della Santa Casa per tutte le celebrazioni quotidiane. Da lunedì al sabato l'appuntamento alle 7:30 del mattino con la Santa Messa, trasmessa da Telepace e dalle vostre emittenti diocesane. Ricordiamo Canale 21 per la Regione della Campania, ricordiamo TV Centro Regione delle Marche e Teleregione Live per la Regione della Sardegna. Ricordiamo sempre da lunedì al sabato alle 12 la recita dell'Angelus e del Santo Rosario, in questo caso in diretta su Vatican News, su Radio Pace, le vostre emittenti diocesane. Ogni domenica alle ore 10 la Santa Messa festiva, sempre trasmessa da Telepace dalle vostre emittenti diocesane, e ogni sera alle ore 21 la recita del Santo Rosario, sempre trasmessa da Telepace dalle vostre emittenti diocesane. Diciamo che nel corso della Settimana Santa le celebrazioni cambieranno. Il Triduo Pasquale ci saranno solo le celebrazioni proprie appunto di questo momento importante della liturgia, e vi invitiamo a seguire il programma del santuario, ricordandovi che tutte le celebrazioni trasmesse dal Santuario della Santa Casa, anche quelle pasquale fino al giorno di Pasqua, potete seguire collegandovi anche con il canale YouTube Santa Casa Loreto. Quali sono gli appuntamenti che in questa puntata vogliamo ricordarvi? Innanzitutto l'ultimo quaresimale, martedì 31 marzo ci sarà l'ultimo incontro proprio in preparazione alla Pasqua. Lo potete poi seguire sul canale YouTube nei giorni successivi, dove sarà appunto caricato. Ricordiamo a tutte voi famiglie che ci seguite il programma dedicato alla pastorale familiare. Ci sarà un prossimo ritiro proprio dedicato al tempo di Pentecoste, che sarà guidato da Don Luigi Maria Epicocco. Le iscrizioni sono già aperte e potete iscrivervi collegandovi o sul sito del santuario www.santuarioloreto.va o sul sito dedicato alla pastorale familiare loretofamily.it. Siamo nella Settimana Santa, vi diamo informazione su quello che è il programma della settimana, che lo potete trovare all'interno del sito del santuario, appunto www.santuarioloreto.va. Lo potete vedere appunto qui al mio fianco nel manifesto che vedete in sovraimpressione. Anche un evento che sarà fra diversi mesi, ma già sono aperte le iscrizioni, ed è l'evento dedicato a tutte le corali. Dal 3 al 5 di luglio si troveranno qui cori e coristi di tutta Italia per vivere un momento, ma anche di canto insieme, sempre al servizio della liturgia. Le informazioni le trovate sempre nel sito del santuario e in tutti i social collegati, e proprio per questo vi invitiamo a rimanere collegati con il santuario attraverso tutte le pagine social e anche nelle vostre case la rivista ufficiale del santuario, il messaggio della Santa Casa. Anche per questa settimana è tutto, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Santa Casa News. Arrivederci.
Venerdì 3 aprile, venerdì santo, appuntamento con Chiamata alla pace, Lucis davanti all'Arena di Verona, in diretta su Telepace a partire dalle 20:45. Quaresima di Fraternità 2026 è il titolo degli appuntamenti quaresimali realizzati in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano di Verona, in cui proporremo riflessioni e testimonianze dei missionari della Chiesa Ligera attivi nei vari continenti, momenti per approfondire la fede, la fraternità e la rinascita di numerose comunità nel mondo. In onda dal lunedì al venerdì 7:15 alle 20:15 e alle 23:15. Nella vita tutti noi incontreremo persone che consapevolmente o inconsapevolmente ci feriranno del male, ci genereranno dei dolori, delle sofferenze. E questa sofferenza è ancora più bruciante quando chi compie del male nei nostri confronti non è una persona qualsiasi, ma una persona che amiamo, a cui abbiamo magari dedicato del tempo, una persona a cui ci teniamo, che magari è stata con noi a lungo nel corso della nostra vita. Quando questo succedesse nella nostra vita, ricordiamoci che anche Gesù ha vissuto lo stesso. È il Vangelo di quest'oggi, dove Gesù con commozione dice ai suoi che ha capito che qualcuno lo sta tradendo. È un Gesù commosso, è un Gesù che soffre. Di lì a poco soffrirà ancor più davanti al rinnegamento di Pietro, che non è tecnicamente un tradimento, ma comunque è fonte di grande sofferenza. Gesù ci dà un esempio, ce lo dice, vi ho dato un esempio perché anche voi facciate lo stesso. Quando la vita ci presenta questi momenti, queste occasioni di grande dolore, di grande sofferenza, questo è il momento per amare ancora di più. Gesù ci dà l'esempio, non lasciare spazio male che ci è stato fatto rispondendo con altro male. Il cristiano è colui che spegne le guerre, non colui che le genera, non colui che le favorisce. E quando il dolore non viene sanato dall'amore, quello diventa desiderio di vendetta, diventa rabbia, diventa frustrazione, depressione. Davanti al dolore solo l'amore è capace di rialzarsi, di rialzarci, è capace di farci fare dei passi in avanti di guarigione. Gesù ci ha dato l'esempio, anche noi facciamo lo stesso.
Si è svolta a Sala Baganza, in provincia di Parma, quest'anno la cerimonia solenne in ricordo dei caduti dell'affondamento della nave Galilea. La memoria storica si trasforma così in un momento di riflessione collettiva. A Trino, in provincia di Vercelli, Eugenio Palazzi, compositore del 33, è stato al centro di numerose celebrazioni. Nell'85esimo dalla sua scomparsa, una targa, mostre e concerti per un solenne ricordo. A Sella Nevea, in provincia di Udine, vittoria nel campionato nazionale ANA di sci alpinismo per Mirko Penasa e Emiliano Mazzarini, sezione Trento, argento per Zamboni Armati, Bergamo, bronzo per Panizza e Campestrini, anch'essi della sezione Trento. Torna anche per la Pasqua 2026 la colomba degli alpini. I fondi raccolti verranno utilizzati per sostenere la costruzione della chiesa a Pemba. Dopo il successo dello scorso anno cresce la richiesta. Si è svolta nel weekend a Sala Baganza, in provincia di Parma, la cerimonia solenne in ricordo dei caduti nell'affondamento della nave Galilea e nella campagna greco-albanese promossa dalla sezione di Parma e dal locale gruppo Alpini. L'alzabandiera, l'omaggio ai caduti, la celebrazione della messa nella chiesetta di Maiatico, la deposizione della corona al primo cippo dedicato ai caduti della Galilea e la sfilata lungo le vie del paese hanno visto la partecipazione sentita da parte della comunità, confermando il valore della memoria condivisa per richiamare una tragica pagina della nostra storia. L'affondamento della nave Galilea avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, che provocò la morte di centinaia di militari italiani, molti dei quali alpini. Il Galilea è significato tanto, soprattutto anche nel nostro territorio, dove molti dei nostri alpini erano inquadrati nel battaglione Gemona, quindi sono delle cicatrici che difficilmente rimarginano. E facendo questa manifestazione, soprattutto la parte solenne, con la partecipazione anche di Chions e di Muris, ci dà la possibilità di ricordare in modo dignitoso i nostri ragazzi che sono andati avanti in quel tragico naufragio. È importante per noi ricordare, rendere omaggio a tutti i nostri caduti, in particolare in questo caso ai caduti che sono morti purtroppo annegati in mare del Galilea. Tornavano dalla Grecia, Albania, tornavano in patria e purtroppo non sono più arrivati. Ecco, questo credo sia un momento importante per noi, per da un lato ricordare loro, dall'altro lato ecco, avere e capire che lì sono morti, sono andati avanti, come diciamo noi, nel compimento del proprio dovere. Con questa parola dovere che noi dobbiamo far imparare anche ai nostri giovani. Lo facciamo nei campi scuola perché al di là di vantare diritti, e che io credo in una società che vuole vivere in pace, importante è che ognuno faccia il proprio dovere. Particolarmente significativo il coinvolgimento dei ragazzi degli istituti scolastici del territorio che, oltre ad essersi esibiti in canti e musiche, hanno esposto i lavori fatti in classe con elaborati, toccanti e partecipati. Questo ci fa ancora più piacere, è un lavoro per il quale dobbiamo ringraziare i gruppi locali e la sezione di Parma che hanno voluto e sensibilizzato le scuole per questo momento che non è solo di ricordo, ma è proprio un momento in cui si insegna ai ragazzini di oggi cosa vuol dire servire, cosa vuol dire essere capaci di dare agli altri, come hanno fatto quelli del Galilea, dare fino alla propria vita. 3 giorni fra memoria, ricerca, confronto e musica dedicati al capitano Eugenio Palazzi. Le celebrazioni si sono svolte in occasione del 95esimo compleanno del gruppo Alpini di Trino e dell'85esimo anniversario della morte di Palazzi. Combattente e reduce della Prima Guerra Mondiale, vissuta in prima linea dall'Adamello al Piave, l'autore della marcia Valore Alpino, comunemente conosciuta come 33, l'inno degli Alpini, nasce a Trino il 16 agosto del 1859. Un'occasione così importante con il nostro simbolo più sacro dell'associazione, quindi il Labbro Nazionale, il vicepresidente, il Consiglio Nazionale, i membri del Centro Studi Alpino, insomma è una cosa che non può che riempirmi di neanche orgoglio, ma onore.
Già amante del canto, in tenera età, a 17 anni, Palazzi viene ammesso al Conservatorio di Musica di Milano per lo studio della composizione. Nel maggio del 1915 viene richiamato alle armi per motivi di guerra ed una volta congedato riprende l'insegnamento del canto continuando la proficua attività di composizione. Di tutte le sue composizioni pochissime furono pubblicate, una decina vennero stampate in conto proprio e la maggior parte sono tuttora inedite e manoscritte. Fra queste, il 33 prese una tal voga da essere cantato da tutte le truppe alpine durante la Grande Guerra, al fronte, ed ora è diventato il canto ufficiale degli alpini e della loro marcia d'ordinanza. La presenza del labaro dà significato al compleanno del gruppo di Trino, 95 anni di vita, quindi hanno un significato anche loro che custodiscono un valore alpino, il valore che portiamo tutti i giorni nel nostro cuore e sempre ovunque. Toccante il momento nel quale le fanfare della sezione Susa e della Brigata Alpina Giulia hanno intonato il suo 33 dinanzi alla tomba di famiglia nel cimitero di Trino. Gara bella selettiva su un percorso selettivo molto duro e per noi è andata bene, abbiamo vinto, siamo contenti. Percorso, come diceva lui, molto selettivo e con un super compagno e cosa si può dire, sempre una soddisfazione. 20 anni fa era andata bene nella gara di sci di fondo e questa volta sci alpinismo. È stato un piacere con Mirko, che è sempre un bel compagno. Mirko Penasa ed Emiliano Mazzarini della sezione di Trento sono di poche parole ma dai grandi fatti, visto che sono loro i vincitori della 48esima edizione del campionato ANA di sci alpinismo svoltosi a Sella Nevea in provincia di Udine. I due atleti con la penna, trentini, hanno preceduto gli alpini della sezione di Bergamo Giovanni Zamboni e Pierluca Armati, secondi, e Roberto Panizza e Camillo Campestrini, anch'essi della sezione trentina, terzi. 11 chilometri di tracciato, più impegnativo sia nel dislivello che nello sviluppo rispetto all'altro percorso, non valido per la conquista del titolo italiano. 100 in totale i partecipanti per la specialità che può essere considerata la regina tra quelle invernali dell'Associazione Nazionale Alpini. 3, 2, 1, via! Lo sci alpinismo è quello che si avvicina di più alle nostre usanze, la gara a coppie, buonissima partecipazione, giornata quasi ideale per correre, giornata ancora invernale, tanta gente, bell'ambiente, ringraziamo tutti gli organizzatori e gli atleti per la numerosa partecipazione. Come sezione organizzatrice devo essere veramente felice del tracciato, in quanto i concorrenti ci hanno detto che è veramente stata una sci alpinistica vera, con quasi oltre 1000 metri di dislivello, e questo ci fa enormemente piacere. Ovviamente ringrazio per prima il nostro team tecnico, che è lo Sky Team Friul, che ha organizzato tutto il tracciato dove i nostri concorrenti hanno partecipato. Il trofeo Consiglio Direttivo Nazionale è stato vinto da Trento davanti a Bergamo e alla sezione valtellinese. Primi tra gli aggregati Giorgio Ovinardi e Simone Olivetti della sezione di Torino con il miglior tempo assoluto di gara. Nel 2025 la campagna solidale Colomba degli Alpini ha consentito di erogare un contributo di oltre 15.000 euro. Un successo visto che il ricavato era stato il doppio rispetto all'anno precedente. I fondi raccolti dall'associazione erano stati destinati all'intervento solidale in Mozambico a 30 anni dalla missione Albatros, finalizzato alla costruzione di una chiesa con oratorio dei padri Cavanis nella città di Pemba. Quest'anno la finalità non cambia e molte sono state le sezioni che hanno già acquistato la Colomba degli Alpini, in modo da poterle distribuire ai gruppi che ne hanno fatto richiesta e che stanno provvedendo alla vendita delle stesse.
Accattivante come sempre la confezione, una simpatica scatola a fiammifero serigrafata con immagini tipiche del mondo alpino. Una volta completate le vendite, le penne nere di Aiuta gli Alpini ad Aiutare SRL, che fanno parte del gruppo di Mariano Comense, consegneranno l'assegno di quanto raccolto al presidente nazionale Sebastiano Favero. Chi non riuscisse a reperire la colomba presso il proprio gruppo o la propria sezione può acquistarla sul sito www.aiutaglialpiniadaiutare.it.